tutti amici e bentornati in un nuovo video qui su Chucks in Pasta. Finalmente, dopo tanti tentativi e tanti fallimenti soprattutto, sono riuscito a portarvi la mia versione della colomba. Visto che questo tipo di impasto è semplice ma richiede parecchio tempo perché è costituito da 3 fasi, lievitino, primo impasto, secondo impasto, vi consiglio di iniziare a lavorare alla mattina. Detto questo, non mi resta altro che augurarvi una buona Pasqua e tanta serenità. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati con tutti i nuovi video. Come prima cosa andiamo a preparare il lievitino per la nostra colomba. Per fare ciò abbiamo bisogno di 50 g di una farina forte con almeno 14 g di proteine, 35 g di acqua e mezzo cubetto di lievito di birra fresco che corrispondono a circa 12 g e mezzo. Come prima cosa prendiamo il lievito e lo andiamo ad unire alla farina in questo modo. Andiamo a versare tutta l'acqua. Aiutandoci con una forchetta iniziamo a creare l'impasto. La ciotola dovrà essere completamente pulita. Ecco qui. Puliamo la forchetta e procediamo con le mani. Creiamo un impasto unico adesso. Ora che la nostra pallina di impasto è formata, dobbiamo lasciarla lievitare finché il suo volume non diventerà 3 volte più grande. Per far ciò dobbiamo coprire la nostra ciotola con la pellicola e chiuderla per bene. Fatta questa fase, ci vediamo quando il nostro impasto sarà triplicato. Ciao! Per il primo impasto abbiamo bisogno del lievitino, 125 g della stessa farina del lievitino, mi raccomando ricordatevi che è sempre una farina forte, 87 g di acqua e 35 g di zucchero. Come prima cosa andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti, per prima la farina, successivamente lo zucchero e quasi tutta l'acqua. Facciamo partire la nostra planetaria alla velocità minima. Aumentiamo gradualmente la velocità passando alla velocità 2. Andiamo a mettere tutta l'acqua rimanente e partiamo alla velocità 2. Possiamo ora procedere con la velocità 3 della nostra planetaria. Arrivati a questo punto, comunque ci sono voluti circa 15-20 minuti, non meno mi raccomando, e la ciotola è bella pulita, diamo dei colpi con la nostra impastatrice alla velocità 4-5 per circa 15 secondi. In questo modo. Una pausa di 10 secondi e di nuovo. Questo ci aiuterà ad incordare il nostro impasto. Andiamo a vedere com'è venuto. L'impasto è bello. Andiamo a vedere com'è la maglia glutinica. Vedete? Adesso è pronto per essere lasciato riposare. Quindi lasciamo a temperatura ambiente, lo ricopriamo con della pellicola e noi ci vediamo quando sarà triplicato. È arrivato il momento, amici miei, di fare il secondo impasto. Allora, il primo impasto, come vi faccio vedere ora, è ben triplicato. Quindi abbiamo bisogno, per l'appunto, del primo impasto, 100 g di farina, 15 g di aroma per focaccia e panettone, 20 g di rum oppure una fialetta di rum, 30 g di canditi frullati, 50 g di canditi interi, 35 g di zucchero, 2 tuorli d'uovo, 2 cucchiaini di miele oppure un solo cucchiaino di malto d'orzo, 2,5 g di sale, 50 g di burro lasciato a temperatura ambiente per un po' e una bustina di vanillina, meglio se avete una bacca di vaniglia. E ora cominciamo ad impastare. Cominciamo ad inserire tutta la farina, aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo il miele o il malto d'orzo a seconda di quello che avete a disposizione, aggiungiamo i canditi frullati,
aggiungiamo la vanillina, aggiungiamo il sale, aggiungiamo l'aroma per focacce e panettoni, aggiungiamo il rum, aggiungiamo un tuorlo. Iniziamo ad impastare alla velocità 1 della nostra planetaria. A questo punto possiamo procedere con la velocità 2 della planetaria. Una volta che l'impasto ha assorbito l'uovo, andiamo ad aggiungere il successivo tuorlo e riprendiamo ad impastare prima alla velocità 1 e poi alla velocità 2. Una volta che il nostro impasto è asciutto, andiamo ad aggiungere tutto il burro. Andiamo a vedere adesso l'impasto se è pronto. Vediamo se la maglia glutinica si è formata. Guardate. L'impasto, quando è così estensibile, è pronto. Mi raccomando, abbiate pazienza, questa fase dura dai 15 ai 20 minuti all'incirca e non abbiate fretta, insomma. Quando l'impasto si presenterà così, andiamo ad aggiungere i canditi. Iniziamo ad impastare alla minima velocità e quando tutti i canditi saranno stati assorbiti, siamo pronti per spostarci sul banco di lavoro. Adesso possiamo spostarci sul nostro banco di lavoro. Adesso facciamo delle pieghe. Adesso andiamo a fare delle pieghe in questo modo. In questo modo andiamo ad irrobustire la maglia glutinica. Aiutandoci con un tarocco facciamo un po' di pirlatura all'impasto. Adesso siamo pronti ad andare a mettere tutto l'impasto nel pirottino. Non immaginate il profumo che fa questo impasto, provatelo, mi raccomando. Comunque, detto questo, aiutandoci con un tarocco andiamo a tagliare l'impasto in 3 parti. La parte centrale del pirottino sarà la parte quella che avrà più impasto, quindi tagliamo in questo modo, prendiamo l'impasto centrale, cerchiamo di allungarlo e andiamo a metterlo nel pirottino. Prendiamo le ali adesso, facciamo una specie di pallina e andiamo a metterle qui. Non preoccupatevi, poi lievitando tutto si assesterà nel modo corretto. Adesso andiamo a coprire con la pellicola e questo impasto dovrà lievitare finché non raggiungerà l'altezza del pirottino, poi potrà essere cotto in forno. Se volete velocizzare i tempi di lievitazione della nostra colomba, vi consiglio di metterla in forno con la luce accesa e di utilizzare un pentolino con dell'acqua bollente in modo così da ricreare del vapore. Mentre aspettiamo che la nostra colomba lieviti, è arrivato il momento di preparare la glassa. Venite! Per la glassa abbiamo bisogno di 50 g di farina di mandorle o di mandorle tritate finemente, 80 g di zucchero a velo e 2 bianche d'uovo. Come prima cosa andiamo ad unire le mandorle tritate insieme allo zucchero a velo. Adesso andiamo a montare i bianchi dell'uovo aiutandoci con uno sbattitore elettrico, oppure potete fare anche con la forchetta, così si fa prima. Le uova non devono essere montate più di così. Quindi ora andiamo ad aggiungere le mandorle e lo zucchero a velo che abbiamo preparato un po' per volta e mescoliamo. Ecco qui, ottenuto un composto così. Ora non ci resta altro che coprirla con una pellicola finché non andremo ad utilizzarla. Delicatamente andiamo a trasferire la colomba sulla leccarda. Andiamo a togliere la pellicola, sempre delicatamente, mi raccomando. Ora utilizziamo la glassa che abbiamo preparato. Andiamo a mettere le mandorle ed ora andiamo a mettere un po' di granella di zucchero.
La cottura sarà eseguita in un forno che è stato preriscaldato a 160 gradi in modalità statica e durerà all'incirca tra i 50 e i 55 minuti. Quando la grassa è così scura è bene coprire la colomba con della carta stagnola. In questo modo e continuiamo la cottura. Per vedere se la nostra colomba è cotta, come sempre utilizziamo il nostro affilato stecchino. Lo stecchino è completamente asciutto, quindi siamo pronti a sfornare la nostra colomba. Ora che la nostra colomba è cotta, abbiamo bisogno di lasciarla raffreddare a testa in giù. Come possiamo fare questo? Semplicemente o con un ferro per panettone colomba oppure utilizzando degli spiedini. Allora, andiamo a forare. Io utilizzo questo metodo spartano tra due pentole, lasciamo raffreddare a testa in giù in questo modo. In questo modo fa sì che l'umidità fuoriesca e non sprofondi la parte che è lievitata. Finalmente è venuta tanti tentativi, ovviamente sono riuscito a fare il video per voi. Noi ci vediamo quando è pronta per l'assaggio. Finalmente ora andiamo a assaggiare la colomba. Si presenta molto soffice. Ora però assaggiamo. È buonissima, amici. Si sentono incanditi, è morbida in bocca e la glassa è venuta veramente bene, è veramente buona, quindi non vi lascio altro che mettere un like e provare la ricetta.